Il Parco Archeologico del Colosseo presenta Un gabbiano di nome Emilio. A tutti i bambini che in questi 2 anni di pandemia non hanno potuto volare in alto come Emilio, costretti a trascorrere molto tempo in casa, rinunciando a libertà e spensieratezza. Il nostro augurio è che possano presto spiccare di nuovo il volo, tornando a inseguire i loro sogni, proprio come è accaduto per Emilio. Era una tiepida mattina di giugno e il sole cominciava a fare capolino tra i resti dell'area archeologica e il verde intenso degli alberi del Palatino. Proprio lì, alle pendici del colle, poco distante dalla piazza del Foro, si scorgeva tra le solitarie arcate dei portici e l'alternarsi dei piloni e delle colonne spezzate un grazioso nido, intrecciato di rametti e foglie, e dentro una mamma gabbiano che covava soddisfatta. Si chiamava Bianca. L'avevano soprannominata in quel modo perché il suo piumaggio rifletteva un bianco di incredibile intensità. Sotto le sue piume, belle al calduccio, si nascondevano 3 uova e lei già sognava il momento in cui i gusci si sarebbero schiusi e lei avrebbe potuto conoscere i suoi pulcini. Era fiera della sua prima cova e trovava quel posto così bello e speciale. Aveva sentito spesso i turisti e le guide che passavano lì vicino chiamarlo Basilica. La Basilica Emilia. Bel nome, davvero, le era rimasto impresso. Le sembrava ispirasse una particolare simpatia. E poi, insieme a lei, a guardia del nido con le sue grandi ali spiegate in continui voli di ronda, il suo grande amore, un gabbiano forte e affascinante che fra tutti aveva scelto proprio lei, Fulvio. Aveva collo fiero, sguardo intenso, ma quello che più l'aveva colpita erano le sue forti ali. Quando volava sembrava abbracciasse il cielo per quanto erano grandi. Si erano scelti proprio lì, nel parco più bello di tutti, 2 anni prima, e dopo essersi allontanati per qualche tempo si erano cercati nuovamente perché era arrivato il momento propizio. Il Kairos, avrebbero detto quelle signore che parlavano tanto davanti a stormi di persone. Chissà che cosa avevano da raccontare per trascorrere tutto quel tempo davanti a quelle strane costruzioni, irregolari, curiose, dalle 1000 forme e forse anche molto scomode, decisamente meglio il loro nido, così soffice e confortevole. Insieme con Fulvio avevano scelto il posto più riparato per costruire quella piccola oasi, lontano da occhi indiscreti, al sicuro dalle ininterrotte processioni di turisti che a volte, soprattutto con la bella stagione, davvero non davano tregua. Ma ora erano proprio lì, tra le sue ali, quelle 3 piccole uova con tanti sogni da raccontare, e mentre Bianca fantasticava su cosa avrebbero fatto da grandi i suoi 3 pulcini, ecco che timidamente sentì dei colpetti, seguiti da piccole scosse e fremiti. Emozionata allora si fece da parte e stridendo a gran voce chiamò Fulvio vicino a sé. L'uovo più grande si stava schiudendo e tra i frammenti del guscio iniziò a far capolino il primo pulcino. Che gioia diventare mamma e quanto le sembrava bello quel piccolo uccellino un po' spelacchiato dal piumaggio grigio e marroncino. Pensarono che Giulio fosse un nome perfetto. Non tardò a farsi conoscere neanche il secondo, che di lì a poco andò subito a far compagnia al fratello più grande, il piccolo Ottavio. Ma il terzo uovo non ne voleva proprio sapere. Era lì da giorni e i fratelli ogni tanto lo scuotevano con quelle piccole goffie alucce, ma nulla. Che fosse un po' pigro? Chissà. Bianca iniziava quasi a preoccuparsi, ma papà Fulvio la rincuorava, perché sapeva che le uova non si schiudevano mai tutte insieme e bisognava quindi pazientare e dar loro tempo, lasciando che la natura facesse il suo corso. E aveva ragione, perché pochi giorni dopo fu la volta anche dell'ultimo uovo e il terzo fratellino non tardò a farsi conoscere. Sembrava più smarrito dei primi 2 e più traballante, ma era così tenero e simpatico.
Che nome scegliere? Bianca ci pensò su, ma fu un attimo. Il pulcino che più aveva indugiato in quel nido nascosto meritava il nome del monumento che li aveva protetti. E così nacque Emilio. Anche se spesso il buongiorno si vede dal mattino, a dispetto delle previsioni di papà Fulvio e di tutta la famiglia dei Gabbiani, che avrebbero scommesso che il piccolo fosse il più restio ad allontanarsi dal nido e dalle piume della mamma, si dovettero ricredere. Il piccoletto dava filo da torcere a tutti e non mancava occasione per allontanarsi ed esplorare quel posto, non accontentandosi mai di saltellare sulla via sacra insieme agli altri pulcini, ma scovando nuovi percorsi e luoghi nascosti con un'incontenibile voglia di incontrare nuove avventure. Dal giorno in cui iniziò a volare, poi, davvero non lo fermarono più. Quando i fratelli lo cercavano, mamma Bianca faceva spallucce e rispondeva: «Chissà dove sarà finito questa volta». Dopo pochi mesi aveva già ali grandi e forti, come quelle del papà, o forse ancora di più, e in breve tempo le aveva allenate così tanto che quel parco così verde e misterioso, ricco di strane costruzioni, non aveva più segreti per lui. Spesso portava i suoi fratelli o i suoi amici in volo fin sulla cima del Colle Palatino. Amava fermarsi sulla balaustra del terrazzo degli orti farnesiani e con lo sguardo vagare lontano. Non poteva fare a meno di chiedersi cosa lo avrebbe aspettato oltre quel cielo e quell'orizzonte. Possibile che tutto il mondo fosse lì? La sera spesso chiedeva a papà Fulvio di raccontargli dei suoi viaggi da giovane, ma sia lui che mamma Bianca in realtà erano rimasti sempre lì e avevano scelto di restare in quel posto, affezionati a quel paesaggio e a quegli scorci che sembravano quasi quadri dipinti o foto di un artista. Cosa ci sarebbe potuto essere di più bello di quello? Perché pensare di andar via da lì dove si sentivano protetti e al sicuro? Anche Giulio e Ottavio sembravano starci benissimo e non perdevano occasione per ripetere al fratello che aveva troppi grilli in testa e se la doveva piantare di andare in giro a cercare chissà cosa. Ma era più forte di Emilio. Sentiva che doveva incontrare e scoprire molto altro. C'era un luogo, un altrove che lo aspettava e che doveva in qualche modo attraversare. Mamma Bianca capì. Quale mamma potrebbe tarpare le ali ad uno dei suoi pulcini? I pensieri di Emilio la spaventavano molto. Temeva lo avrebbe perso, ma come impedirgli di vivere la sua vita, fare le sue scelte e scoprire il mondo se lo desiderava?